Come litigare amichevolmente? Dunque, innanzitutto restringiamo il tema. Ovviamente ci sono tanti tipi di litigi, ma io mi riferisco a quelli con la persona che amiamo. Quindi restringiamo ancora il tema ed escludiamo i litigi tesi a rompere definitivamente un rapporto divenuto insostenibile. Insomma, un divorzio. Escludiamo quindi gli omicidi mascherati da incidenti. Non bisogna portare in spiaggia particolarmente famose per noti pericoli le amanti traditrici e mandarle a fare un bagnetto. Dai, non è carino fare ste cose, non vi pare? Quindi parliamo solo dei litigi fra una coppia insieme da tanti anni e nella quale non sono ancora del tutto spenti i fumi dell'amore. Allora, innanzitutto una classifica. Sembra che il primo motivo di litigi sia la gelosia. E sfatiamo la leggenda che tradiscono di più gli uomini che le donne, che oggi hanno riscoperto il piacere delle avventure ed hanno un rapporto con il sesso e con la vita sentimentale molto più complesso che gli uomini. Rapporto non solo fisico, ma ricco di significati emotivi gratificanti. E gli uomini invece tradiscono meno, perché innanzitutto sono in genere più pigri delle donne. La relazione implica un enorme lavoro mentale e fisico. Poi perché sopraffatti dall'esuberanza femminile e perché il tradimento sta perdendo una parte del suo fascino. Se infatti il maschio nel sesso dà libero sfogo ai suoi istinti di cacciatore, oggi con l'abbondanza di donne in cerca di avventure ha perso nella scappatella una parte del piacere della conquista. Poi il tradimento è causa di disagio e stress e per questo il maschio tende addirittura a rinunciare e a tornare al comfort della sua vita ordinaria. Quindi, dopo queste premesse, veniamo al tema di questo video. Come litigare amichevolmente nel caso di un tradimento? Sei stato tu a tradire? Lascia perdere il noto detto nega anche di fronte all'evidenza dei fatti, e certe volte dà degli ottimi risultati, ma approfondiamo. Se hai voglia di continuare il rapporto, valuta il motivo del tradimento. Una persona, in genere, non è infedele perché sì. Cosa ti ha spinto a farlo? Il tuo rapporto era diventato noioso o sei lusingato dall'interesse di un'altra persona e hai pensato che valesse la pena mettere in gioco la tua relazione? Parli sinceramente con la tua compagna. Certamente anche lei avrà delle colpe che ti hanno spinto a tradirla e senza insistere troppo, mai esagerare con le donne, che in genere hanno sempre ragione e hanno il coltello, si fa per dire, dalla parte del manico, coltello in genere più ambito del nostro. E gioca sapientemente queste carte. Bello, infatti. Ma ti va se ci facciamo un selfie? Addirittura? Dai, vabbè, ok. Guarda che bella che è venuta. Me la riesci a mandarmela? Sì, la mando subito. Dammi il numero. Eccolo. Perché me lo segno. Aspetta, vado su contatti. 347. Perfetto. Ti è arrivata? Sì, mi è arrivata adesso, grazie mille. Allora mi salvo il tuo numero. Certo. Ok. Ma una volta scoperto, non provare a difenderti, assumi le tue responsabilità aspetta, e non cercare di passare per la vittima. E tantomeno intraprendere rocambolesche fughe dal luogo del delitto. In conclusione, chiedi scusa, non fare furbate e invece proponigli un bel viaggio per far pace.
Ma quando a tradire lei? In questo caso risulta fondamentale fare un esame di coscienza e stabilirne i motivi. Prima di decidere che è assolutamente colpa sua, pensaci bene. L'hai trascurata? Non l'hai fatta sentire donna? Non la guardi mai e passi il tuo tempo davanti alla televisione o sul computer o con gli amici? Non le chiedi mai nulla della sua vita? La sera ti volti sempre di più dall'altra parte? Allora è inevitabile, te la sei cercata. Lei cercherà quello che tu non gli dai altrove. E allora giù la coda e datti da fare. Le corna te le sei meritate. Se vuoi riprenderla, dovrai riconquistarla come hai fatto la prima volta, per rivivere un momento appagante, solido e senza bugie. E tieni presente che anche le donne, come noi maschietti, almeno una volta vanno col pensiero tra le braccia di un altro. E potresti essere tu, senza vergognarsi di quello che gira per la tua mente, nemmeno dei pensieri più piccanti, ad ispirare in lei antichi e sopiti desideri, ma con te come protagonista.